Ciao amici, ci siamo ancora qui, siamo ancora a Torino e più precisamente siamo nella zona del Lingotto. Il Lingotto era quella parte di Torino che ospitava le fabbriche, le aziende della Fiat. La Fiat è l'azienda automobilistica più importante italiana e che ha sviluppato moltissimo l'industria italiana. Quindi siamo in presenza di Francesca e siamo alla osteria del Fiat, un'osteria che è presente dal 1900 e siamo con 1996 e siamo con Francesca che è la figlia di uno dei due proprietari. Sì. E siamo con Francesca, quindi Francesca ti propongo magari di entrare, sederci e se vuoi di raccontarci un po' la storia Certo. di questo posto tipico. Va bene. Andiamo! Eccoci allora dentro all'osteria del Fiat con Francesca. Francesca, qual è la storia di questa osteria? Quando e come è nata? Allora, questa osteria è nata nel 1996 insieme a mio papà e mio zio, che avevano deciso di cambiare vita e cambiare lavoro e mettersi insieme per aprire un posto che sarebbe poi diventato anche la nostra casa allargata. Questo posto nasce nel 96 con un menù tipico ma che cambiava tutti i giorni e ancora adesso cambia tutti i giorni. Popolare perché ha un prezzo basso, quindi per tutti, però con una specialità che c'è sempre tutto l'anno, anche ad agosto, che è la nostra pasta e fagioli. La pasta e fagioli è un piatto tipico, è una zuppa, quindi che rimane come se fosse una minestra, con la pasta dentro e i fagioli e la cotica che non deve mancare. Oltre a questa specialità noi abbiamo specialità tipiche piemontesi, quindi come l'agnolotto del Plin, che è un agnolotto piccolino ripieno di carne e con il sugo dell'arrosto, tipico del Piemonte. Filetti, dolci tipici come il bunette, e insomma specialità che in Piemonte fanno un po' da bandiera diciamo. Esatto, del Piemonte. Quindi veniamo qui e mangiamo anzitutto una pasta e fagioli e l'accompagniamo con quale vino o con quale bevanda? Allora, sempre sicuramente qua non può mancare il Barbera o il Dolcetto, che sono i due vini tipici torinesi, piemontesi. Se poi vogliamo andare su un bianco, sicuramente un buon Arneis anche può accompagnarlo, perché adesso ormai la pasta e fagioli si mangia sia con il rosso che con il bianco, non c'è più questa distinzione. E poi per finire con magari un buon amaro, che è il nostro amaro San Simone, che trovate solo ed esclusivamente in Piemonte. Fantastico, questo per quanto riguarda il menù. Sì. E invece possiamo vedere per il posto delle decorazioni, dei quadri, fotografie piuttosto tipiche. Puoi raccontarci qualcosa? Perché avete scelto? Questa è una passione di mio papà e mio zio. Questa saletta in particolare si chiama Saletta 500 perché ci sono tutte delle locandine storiche, pubblicitarie e non della 500, improntate sulla 500. Nel resto del locale troverete comunque cimeli storici che sono stati comprati o regalati nei vari mercatini dell'usato, o alcune cose che ricordano anche gli operai della Fiat quando un tempo qua c'era ancora la Fiat
che faceva lavorare ancora gli operai e si facevano ancora le macchine. Ora purtroppo è solo un museo, un ricordo, un ricordo. Quindi dedicato alla 500, che era un po' l'emblema, una delle macchine che ha avuto più successo storiche della Fiat. Sì. E il mio papà è un appassionato, aveva anche una 500 d'epoca, quindi ha voluto dare onore un po' alla 500 creando una saletta tutta per lei. E ci è riuscito benissimo. Ci è riuscito. Bene, grazie mille Francesca. A voi, grazie. Questo bel posto, quindi se venite a Torino, se venite al Lingotto, non dimenticate di passare all'osteria del Fiat. Grazie. Grazie a te. Ciao! Ciao ciao!